Ciao, su netbooknews.it, oggi vediamo la video recensione al tablet Dell XPS 10 e alla sua tastiera dock. È un tablet con schermo da 10 pollici e sistema operativo Windows RT, disponibile in Italia da alcuni giorni con prezzi a partire da 499 euro e con la sua tastiera dock opzionale che, una volta inserita, aggiunge una seconda batteria, alcune porte, ovviamente la tastiera ed un touchpad. Rispetto agli altri tablet con Windows RT, qua abbiamo la piattaforma Qualcomm Snapdragon S4 Dual Core a 1.5 GHz, che è molto più potente della Tegra 3 usata negli altri rivali. Dal punto di vista qualitativo assomiglia moltissimo ai portatili XPS, proprio magari all'XPS 12 di cui abbiamo pubblicato una recensione alcuni giorni fa. Il sistema di ancoraggio della docking station al tablet è davvero molto importante e devo dire che in questo XPS 10 è anche ben fatto. Non solo abbiamo una tastiera che ha questa cerniera spessa, solida, che dà davvero una buona sensazione di robustezza, ma questi piedini aggiuntivi che vanno ad incastrarsi qua in questi fori in basso, che uniti ancora al connettore contribuiscono a rendere molto più stabile il tutto. Il display è di tipo IPS, ha una risoluzione di 1366x768 pixel e una luminosità buona, insomma abbastanza discreta, che vi permette di usarlo se regolato al massimo anche in ambienti esterni. È protetto da vetro Gorilla Glass. Uno dei vanti di Windows RT, oltre all'interfaccia Metro, e a questa fantastica versione di Internet Explorer ottimizzata appunto per l'interfaccia Metro, che ha un pinch to zoom favoloso e offre davvero una piacevole esperienza di navigazione web, è Office 2013 RT, che è la versione installata in licenza in esclusiva su queste macchine, che offre Word, Excel, PowerPoint e OneNote e che permette di avere gran parte delle funzionalità disponibili su tutti gli altri Office. Non è una versione di valutazione, è una versione ridotta che gira appositamente su dispositivi ARM e che è offerta ovviamente in esclusiva solo sulle macchine con Windows RT. Di contro però, oltre alla scontata incompatibilità con i programmi degli Windows esistenti, perché usa un'architettura diversa, io ho riscontrato su XPS 10 alcuni problemi di stabilità proprio del sistema operativo, che capita vada in blocco o non apra particolari applicazioni o sia mal sincronizzato con la tastiera, tutti problemi di maturità. D'altronde il sistema operativo è stato ufficializzato ed è in commercio soltanto da 2 o 3 mesi ed è soltanto su 3 o 4 macchine al massimo, quindi non possiamo aspettarci più di tanto, oltre ad una mancanza di applicazioni nel Windows Store. Ad esempio non c'è un browser alternativo, non c'è un player per utilizzare i filmati MKV, nonostante ce ne siano alcuni che promettono di farlo ma poi nella realtà non lo fanno. In linea di massima è possibile che con queste macchine vi troviate a dover fare necessariamente a meno di un'applicazione che magari date per scontate e che invece non è ancora disponibile perché non esiste una sua versione per Windows RT. Ora, questo sarebbe accettabile e tollerabile su un dispositivo economico, perché in fin dei conti usare l'interfaccia Metro abbinata a quella standard di Windows permetterebbe di avere il massimo da entrambi gli ambienti, ma il fatto è che i dispositivi con Windows RT non costano meno delle macchine normali con licenza Microsoft, quindi uno si chiede per quale motivo preferire la versione ARM a quella standard, quando poi a conti fatti non si hanno reali vantaggi lato software. Il vero vantaggio di questo approccio infatti è nell'autonomia e nella mancanza assoluta di ventole interne, quindi nella possibilità di avere macchine completamente fredde e assolutamente silenziose. Su XPS 10, grazie alle 2 batterie, ma soprattutto grazie alle ottimizzazioni energetiche del processore Snapdragon, io ho ottenuto 16 ore di autonomia con il Duo quando la tastiera è collegata al tablet, quindi quando si possono usare le 2 batterie, e all'incirca 9 ore, 10 ore quando si usa soltanto il tablet con luminosità al 50%, diciamo, e connettività Wi-Fi attivata. Sono ottimi risultati e infatti posso dire che questo XPS 10 ha la migliore autonomia del settore. Il Duo vi permette di caricare il dispositivo e di tirar fuori il caricabatterie soltanto ogni 3 o 4 giorni ed è una cosa veramente fantastica se si pensa che comunque insieme abbiamo un ultra portatile che può essere usato anche per la produttività. Riassumendo, XPS 10 eccelle veramente in tutto quel che riguarda la qualità costruttiva, la bontà di progettazione, il design. Spero di essere riuscito a farvi capire quanto è solido, piacevole da toccare e da usare questo dispositivo, e anche il tablet con Windows RT più veloce grazie alla futuristica piattaforma Qualcomm, che è davvero un passo in avanti rispetto ai modelli rivali, soprattutto dal punto di vista energetico, e infatti
l'abbiamo visto con la migliore autonomia del settore, però il sistema operativo Windows RT in questo momento è davvero un fattore limitante che me lo fa consigliare soltanto se sapete bene cosa state comprando, che potrebbe crearvi dei problemi se pensate di acquistarlo per utilizzo in modalità desktop, perché di fatto le applicazioni compatibili con la modalità desktop e in generale le applicazioni di uso comune non ci sono ancora in via di sviluppo, quindi potreste trovarvi con un dispositivo davvero molto limitato da questo punto di vista. Ok, per maggiori informazioni sul piccolo tablet Dell visitate la recensione completa di cui vedete adesso il link sullo schermo, perché contiene benchmark, altre foto e tutta una serie di considerazioni che non ho potuto fare in questo video, e iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi aggiornamenti.